Ciao ragazzi, oggi inauguriamo una nuova rubrica, Tips and Tricks, e iniziamo alla grande con un bel video di merda. Sì, avete capito bene, perché oggi parliamo di guano, ma prima la sigla. Iniziamo a definire che cos'è il guano. Il guano è l'accumularsi delle deiezioni di pipistrelli e uccelli marini principalmente. Questi infatti vivono in immense colonie all'interno di grotte o scogliere rocciose e cacano tutti nello stesso punto. Ma troviamo anche residui dei gusci d'uovo, infatti questi animali lì vivono, si riproducono e nidificano, carcasse di animali morti, qualcuno ci lascia le penne inevitabilmente, ma anche la composizione rocciosa su cui il guano si deposita, che è molto diversa in base agli habitat in cui questi animali vivono. Il guano infatti è differenziato in base all'età, ci sono guani freschi e guani depositati in epoche remote, questi animali vivono in quelle zone da sempre, da millenni, e hanno sempre cacato, non è una novità. Si differenzia anche in base agli animali che lo producono e alla dieta che questi animali tengono e alla composizione chimica. Infatti anche all'interno dei pipistrelli, per esempio, non tutti mangiano le stesse cose. Ci sono pipistrelli insettivori che si nutrono di insetti, pipistrelli frugivori che si nutrono principalmente di frutta e bacche e pipistrelli sanguivori, da qui tutte le varie leggende di Dracula, per fortuna ce ne sono solo 2 o 3 specie, quindi si nutrono di sangue. I pipistrelli sanguivori e insettivori producevano un guano più ricco in azoto rispetto ai pipistrelli frugivori che invece producevano un guano più ricco in potassio. Quindi il guano è un fertilizzante che contiene tutti i macroelementi, azoto, fosforo e potassio, ma anche i microelementi. Quindi, come diceva De André, dai diamanti non cresce nulla, dalla merda nascono i fiori, e il guano è un ottimo fertilizzante, infatti non contiene solo azoto e fosforo, come abbiamo detto, ma anche potassio e i microelementi, ed è un fertilizzante completo per le nostre piante. Ma dire che è un fertilizzante, solo un fertilizzante, è riduttivo, perché è anche un ammendante, infatti migliora le caratteristiche del terreno, in quanto aumenta il drenaggio per i terreni troppo compatti, ma è comunque ricco di sostanza organica che aiuta a compattare i terreni troppo sciolti. Contiene al suo interno oltretutto numerosi elementi chelati che sono disponibili più nel lungo periodo per le nostre piante rispetto a dei fertilizzanti di sintesi che possono essere dilavati via da una pioggia o da un'irrigazione troppo abbondante. Inoltre il guano è ricco di microrganismi e una volta che è stato aggiunto al terreno, poi vedremo bene come si usa, questi continuano la loro azione di degradazione e rendono disponibili i nutrimenti per le nostre piante. Ha un'attività fungicida e vediamo di capire meglio come funziona. Infatti c'è uno studio che dimostra questa cosa, ma vediamo di capire bene perché. Allora, i pipistrelli insettivori si nutrono di insetti e quindi hanno dei macroorganismi all'interno del loro intestino che sono in grado di digerirli, di degradarli. Gli insetti sono fatti soprattutto di chitina e quindi producono degli enzimi, le chitinasi, che li degradano. E se andiamo a vedere invece come sono fatti i funghi, questi sono costituiti da glucano, glicoproteine e ancora, guarda un po', la chitina. Quindi questi batteri sono in grado di degradare parte della parete cellulare fungina, esplicando così un'azione fungicida. Ma vediamo un po' al lato pratico e vediamo come si usa il guano. In commercio si trova guano sia sotto forma di polvere che di pellet, non puzza più come il guano fresco appena depositato, quindi si può usare tranquillamente. La cosa migliore è quello di utilizzarlo mentre si preparano i vasi o mentre si fanno dei lavori nell'orto e incorporarlo direttamente nel terreno. Se però le piante sono già di mora e questo non è possibile, basta utilizzarlo in top dressing, ovvero distribuito sulla superficie del terriccio intorno al fusto delle nostre piante. Poi facciamo seguire tutto da un'irrigazione abbondante che aiuterà a far penetrare il prodotto vicino alle radici. Un trick un po' poco conosciuto su come usare il guano è il compost tea. Infatti è possibile prendere una parte di guano, lasciarla in infusione in acqua per un determinato periodo di tempo e si ottiene il famoso compost tea. Questo poi può essere utilizzato sia a nebulizzazione sulle foglie, sulla parte aerea della pianta, oppure semplicemente come acqua di irrigazione. Online si trovano diverse ricette, vi invito a provare e farci sapere nei commenti la ricetta che avete seguito e soprattutto come vi siete trovati. Come abbiamo visto ci sono diversi tipi di guano, qui secondo me entra un po' in gioco la sensibilità personale. Vi consiglio di scegliere dei produttori che certificano la raccolta del guano in modo ecosostenibile, perché non tutti lo fanno.
ed è secondo me importante invece preservare l'ambiente, quindi gli ecosistemi e gli animali stessi. Direi che per questo video abbiamo concluso. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati, ma soprattutto commentate, fateci sapere che guano utilizzate, come l'avete utilizzato, soprattutto se avete provato il Compost Tea, e commentate. Ciao ragazzi, alla prossima!